Ciao ragazzi, scusatemi se non si sentiva inizialmente, avevo tolto il microfono. Ottimo inizio, la live andava un po' a scatti, adesso spero che non lo vada più e non mi sentivate nemmeno. Sentite comunque adesso? Sì? Ci siete? Se non altro, rispetto a ieri, la mia voce è anche migliore. Sto risolvendo i problemi di influenza e raffreddore. Allora, dicevo, ciao a tutti, ciao Diamante, Martina, Matteo, Gabriele, Tizio a caso. Oh, perfetto. Siamo qua, c'è la finale dei 10.000 metri in questo momento in corso e oltretutto la giornata di oggi non è finita con questa gara, sapete, tra poco alle 9:15 vedremo una finale dei 100 metri con Filippo Tortu. È la prima finale dal 1987 in cui troviamo un italiano, sto parlando appunto dei 100 metri maschili. Una cosa assurda perché tutto mi aspettavo tranne che fosse proprio Torto ad entrare in finale. D'altra parte, ciao Simone, Simone Galletto, d'altra parte c'è entrato per un solo millesimo, buttandosi sul traguardo. Ciao Art Artec, dicevo siamo qua, allora sto guardando appunto la finale dei 10.000 metri femminili, abbiamo un gruppetto di 6 persone, 6 atlete, abbiamo 3 keniane e 2 etiopi più Sifan Hassan, che se viene portata in carrozza fino all'ultimo giro è la strafavorita anche perché ha una carriera da 1500ista, è forte anche nelle gare corte rispetto alle altre atlete, stanno doppiando un po' tutte. Stanno doppiando un po' tutte, anche la giapponese che in prima fase di gara era stata piuttosto audace, aveva cercato di rimanere assieme alle altre. Allora, Arte, che sei sicuramente più esperto di me in molte cose. Tra poco, oltretutto, cambieremo questa immagine, ci mettiamo quella di Tortu in corrispondenza della sua finale. Abbiamo un database di... Sposto un attimo. Abbiamo un database di immagini. Purtroppo per Yema non gli ha portato bene questa immagine ieri. Speriamo che per Filippo invece la cosa sia diversa. Ok, perfetto. Allora, per chi è qua per la prima volta, intanto Simone dice grandi stecchi, esatto. Quello che facciamo è seguire le gare, guardare i risultati di questa giornata e commentarli insieme. Qualsiasi cosa che vi viene in mente, se si parla d'atletica, è ben accetta e intavoliamo una bella discussione e siamo qua appunto per questo. Ok, allora, innanzitutto iniziamo a caricare il sito dei risultati live della IAF, della Federazione Internazionale, che è il nostro punto di partenza. Allora, Patrick Bergamo, scusate, la finale la può vedere qua, la faccio vedere per un attimo se non me la interrompono la live per problemi di copyright. Sul sito di raisport.rai.it potete vedere la finale. Altrimenti ci sono un sacco di altri collegamenti. Se non sbaglio, anche su Facebook c'è da qualche parte una diretta. Sulla televisione abbiamo Rai Sport più, non Rai Sport canale 58, bensì Rai Sport canale 57, perché a partire da qualche giorno, anche se si chiamano praticamente con lo stesso nome, Rai Sport più HD trasmette delle cose diverse rispetto a Rai Sport non in HD. Quindi qualcuno magari può avere delle brutte sorprese e non trovare l'atletica quando la cerca. Quindi siamo su Rai Sport più HD. Ok, allora questo che vi faccio vedere a destra è l'interfaccia live del sito della Federazione Internazionale e l'ho preso perché ci dà i passaggi in tempo reale dei 10.000 metri. Qua dà intanto il ritiro di Alina Re della Germania, purtroppo lei che era stata all'inizio in testa, infatti è passata prima ai 1.000 metri. Agli 8.000 l'ultimo dato che abbiamo è il gruppetto di 5 atlete, di 6 atlete, compresa la Hassan, in mezzo secondo di tempo, staccata di 15 secondi la giapponese Hitomi Niya e poi un terzetto americane, neozelandesi, australiane, purtroppo nessuna italiana in questa gara. Il tempo vediamo agli 8.000 24,44, quindi si presuppone con volata finale annessi e connessi un tempo finale sotto i 31 minuti. Ci hanno fatto vedere delle robe molto più interessanti l'anno scorso e 2 anni fa i mondiali, però insomma era la Iana oltretutto. Ayana che in questo momento dovrebbe essersi o non è partita perché era data tra le iscritte, non la vedo qua. Appunto le due tipi davanti sono Ghidei e Obiri.
Ok, diamo un'occhiata alla live chat. Allora, Mattia, la gara di Torto alle 9 e un quarto. E Raga chiede sulla marcia azzurra. Io spero che abbiano preso dei provvedimenti. Intanto mi torna il raffreddore, ovviamente. Allora, io spero che abbiano preso degli accorgimenti dovuti per quanto riguarda il clima terribile che hanno trovato le maratonete ieri, che hanno già sperimentato le maratonete ieri, per evitare brutte sorprese come ritiri. Se non succedono cose di questo genere, io sono piuttosto sicuro che una medaglia dalle 50 km di marcia femminile arrivi, targata Eleonora Giorgi. E perché, beh, qua parlano i numeri. Non bisogna sperare quanto rispettare i pronostici. È il secondo tempo dell'anno, Eleonora Giorgi, il secondo tempo di sempre in realtà, sulla 50 km, ed è piuttosto avanti rispetto al terzo accredito. Quindi qua c'è solo da raccogliere quello che Eleonora vale. Non c'è bisogno di fare prestazioni troppo eccezionali. Intanto la prestazione eccezionale per la vittoria. Intanto c'è un attacco etiope con le due keniane a seguire e Hassan che sta cercando di venire su. Eccoci qua. Allora, controlliamo sul sito. Entriamo in modalità reaction. Abbiamo la Gidey in testa e la Hassan in questo momento ha ricucito il gap con le keniane. Siamo all'ultimo chilometro e sta andando in testa cercando di colmare il distacco nei confronti della prima. Sembra che abbia ancora molte energie e quindi la possibilità di arrivare piuttosto bene all'ultimo giro dove potrà sfoderare tutta la sua potenza. Rispetto alle altre atlete è molto più veloce. Abbiamo la Tirop che a guardarla in viso sta soffrendo di più rispetto all'Hassan che è molto decontratta in viso. Sembra proprio capace di fare sfaceli. Eccola che in questo momento sta portando dietro la keniana a ricucire il gap con le prime tre, con la prima, che è la Gidey, gli sta formando un terzetto in testa, ma credo per poco. Bisogna vedere quando la Hassan sfererà l'attacco decisivo. Le tre in questo momento, voi forse la vedrete con un po' di anticipo rispetto a me, sono equidistanti, ci sono forse 5 metri tra la prima e la terza, ma ecco che la Hassan arriva alle calcane della Gidley. Eccoci a 800 metri dalla conclusione. Edoardo, io credo che vincerà la Hassan. Eccoci in corrispondenza del giro finale. Suona la campanella ed Hassan è già in testa. Non ha ancora dato il cambio secco perché in questo momento la guida li sta tenendo. Sta tenendo, però la frequenza della Hassan secondo me ha ancora margine, può aumentare la velocità. Mentre dietro soffre l'etiope, ecco che si guarda dietro la Hassan e comincia ad accelerare. Comincia ad accelerare, sarà interessante vedere anche il tempo dell'ultimo giro. I metri diventano 1, 2, 3, in questo momento ha ceduto all'etiope, ha ceduto la Hassan, si guarda indietro ancora una volta e in questo momento sembra lanciato verso la vittoria piuttosto facilmente. Lunghe leve, continua a girarsi anche se non ce ne sarebbe bisogno. I metri adesso sono 10 di distacco, fa il suo ingresso sul ritirino finale. Hassan per i Paesi Bassi ed è incredibile quanto distacco si è riuscita a scavare in 200 metri. Si parla forse di 4 o 5 secondi, vince praticamente senza festeggiare, senza le braccia. L'ultimo giro in 1.01, l'ultimo giro di un 10.000 metri femminile in 1.01. Grazie Mattia, ho fatto anche lo speaker, quindi sto cercando di migliorare anche in questo, mi fare telecronista. Grazie Alessio per il supporto. Quindi abbiamo un'assa che in questo momento si sdraia un po' esterefatta. Sembra quasi che debba metabolizzare questa vittoria. In realtà non si è trattata di una sorpresa da parte dell'atleta dei Paesi Bassi. È fin troppo posata dopo quello che è riuscita a fare. Ultimo giro di un 10.000 femminile in 1.01.
roba che io riesco a fare magari in un 1500. Arrivano altre atlete, andiamoci a vedere i risultati ufficiali. Hassan 30, 17 e 62. L'ultimo chilometro è stato, vediamo, 27, 38, 17. L'ultimo chilometro è stato sotto i 2,40. L'ultimo chilometro è stato in 2,39 e 5. L'ultimo chilometro di un 10.000 femminile in 2,39 e 5. Poi Ghidei 30, 21 e 23, quindi anche lei ha fatto un bel 2,44 l'ultimo chilometro. E le keniane che inizialmente avevano provato a dettare il ritmo, Tirop, Vangiro e Obiri, sono arrivate terze, quarte e quinte. I distacchi si dilatano a partire dalla settima all'ottava. Krumins, un'altra olandese, però stavolta di etnia olandese, diciamo non naturalizzata, 31,05 settima, è la prima delle caucasiche, delle bianche, e poi le americane Hall, Huddle. Si è ritirata Nelson Gudeta, la campionessa mondiale 2018 di mezza maratona. Ayana fuori dai giochi anche da prima ed ha ceduto la giapponese che ancora al 9 chilometro si trovava in settima posizione. È stata superata da tutte queste atlete. Allora, mi ricavo anche la live chat. Ragazzi, vi è piaciuta questa gara di mezzo fondo? Adesso ci andiamo a vedere anche le altre. Anche le altre gare che sono avvenute oggi. Si parlava di Claudio Michel Stecchi. Si è qualificato con G65. In questo momento c'è anche la finale del salto in lungo in corso. Gale, giamaicano, uno dei favoriti, ha fatto un bel balzo e esulta ancora prima di sapere la misura. Una gara che è molto più combattuta di quanto potevamo pensarci, perché Echevarria non è il dominatore, anzi, nel primo salto ha messo subito in chiaro le cose, e lo vediamo adesso, ci vediamo i risultati aggiornati del salto in lungo. Nel primo salto aveva messo subito in chiaro le cose Gale appunto con 8,46. Adesso viene fuori 8,69. 8,69 e Chevaria attualmente è solo terzo con 8,34 e Jack Anderson al terzo salto tira fuori un 8,39 che lo piazza adesso in seconda posizione. Samai e Manionga erano alla vigilia sicuramente degli avversari temibili, in qualificazione non hanno fatto vedere chissà che, adesso sono quarti e quinti, poi i giapponesi Shiroyama e Ashioka che quest'anno hanno fatto robe interessanti, erano nelle prime posizioni in quanto ad accrediti, uno non si è nemmeno qualificato, l'altro attualmente è ottavo ed ha già saltato per la quinta volta facendo nullo e non è ancora salito sopra gli 8 metri, e poi McCarter 3 nulli, però più o meno stiamo rispettando i pronostici per questa gara, tranne appunto la posizione degli atleti sul podio, perché Echevarria in terza posizione appunto non ce lo aspettavamo. Ok. Allora, Stefano Marcon, ci andiamo a vedere adesso la start list dei 100 metri. Ok, esatto. Edoardo, la più grande sorpresa per ora. Per l'Italia ha torto in finale, senza dubbio. In realtà, per quanto riguarda le gare che ci sono stati più o meno rispettati i pronostici. Nel lancio del martello femminile, il fatto che l'americana Diana Price avesse vinto era, in quanto alla migliore prestazione stagionale, era piuttosto scontato. Però le sue due compagne di squadra, la Henderson e la Brooke, hanno incannato la loro prestazione e questo magari non ce lo potevamo aspettare. Poi in negativo è il fatto che la Dossena si fosse ritirata, naturalmente parlando di colori azzurri nella gara di ieri per i problemi climatici, e ci sono state in realtà delle defezioni importanti. La sorpresa è venuta dal fatto che sia Oduduru nei 100 metri non sia partito, e forse è proprio grazie a lui che è torto in finale. Se magari ci fosse stato Oduduru sarebbe stato più difficile qualificarsi addirittura nelle batterie.
ed il fatto che Nigel Amos, ottocentista, non sia partito nella sua gara per problemi al tendine d'Achille. Quindi qua le sorprese sono arrivate soprattutto da queste defezioni, da cose non ottenute, diciamo, in negativo. Allora, raga, secondo me oggi Re non era da schierare, perché povero Re, va bene che puntiamo molto su di lui, ma fargli fare 400 metri, 4x400 metri maschile, 4x400 metri mista sarebbe stato troppo. Secondo me è anche giusto lasciarlo concentrare sulle sue gare di elezione, un po', perché comunque gareggerà molto. Il fatto che nel caso l'Italia della 4x400 mista si fosse qualificata alla finale, a quel punto lo avrebbero fatto gareggiare, ovviamente. Però rischiare di fargli fare, cioè costringerlo a fargli fare 2 turni addirittura della 4x400 mista pur di portare questa staffetta in finale, secondo me sarebbe stato troppo, perché alla fine sarebbe trattato per Davide di 3 turni nei 400 metri individuali, 2 turni nella 4x400 mista e 2 nella 4x400 maschile. Perché se lo schieri nella mista, vuoi non schierarlo nella maschile nelle qualificazioni. Cioè, in totale sarebbero stati la bellezza di 7-400 metri per Davide, eccessivo. 7-400 in pochi giorni. Allora, Emanuele, sì, parlavamo prima di Hassan. Volere e potere. Francia, un bel 10.000, 31, 17, 78. Un attimo che ce lo andiamo a controllare. Risultati ufficiali, appunto. Francia. Mi perdo qualcosa? Ok. Grazie Emanuele, salto in basto. Sì, diciamo, le critiche negative di Tortu non si capiscono. Le critiche costruttive sono sicuro che Tortu le ha fatte sue ed è migliorato anche per quello. Criticare non è sbagliato, criticare il punto è come si critica. Se si vuole solamente distruggere l'oggetto della critica, secondo me lo si fa per cercare, per pretendere di essere superiore ad esso, quando in realtà Tortu, già per quello che ha fatto, è un signor atleta. Anche se non è ritornato più su quel 9,99 non ventoso dell'anno scorso, avrà possibilità di farlo. E comunque sia, è riuscito a qualificarsi per una finale mondiale, cosa che non succedeva per un italiano nei 100 metri dal 1987. Ok, 30, 17, 78. Cioè, volevi dire naturalmente. No, la Hassan 30, 17 e 62. Che la bandiera è rovesciata. Non è quella francese, ma è quella olandese. Ok, Tortu ha zittito tutto. Esatto. Andiamo, come dicevo, al salto in lungo. Echevarria continua a non trovarsi a suo agio in questa finale che doveva vederlo come dominatore. In questo momento, intanto vi ricordo che Torto ci sarà tra circa 25 minuti, nella finale dei 100 metri maschili. Stavo dicendo, Echevarria continua a non trovarsi. Quest'ultimo salto è il peggiore di tutti, 7,91. Siamo quasi in fondo al quinto tentativo, poi ce ne sarà solamente uno per tutti. Fanno vedere intanto le telecamere della Rai Tortu che si riscalda insieme a un suo compagno di avventura giamaicano, un compagno che troverà appunto in gara. Adesso è il turno di Jeff Anderson nella pedana del salto in lungo. Il vento di per sé non è un problema, leggermente negativo ma nemmeno troppo. E il fatto che sia tutto climatizzato sicuramente influisce su questo fattore. Ottimo balzo, molto in alto, però senza trovare la giusta elongazione, cioè la giusta lunghezza. Poteva avere una parabola più bassa e più efficace. Anderson, quindi non si migliora rispetto all'8,39 che lo vede in seconda posizione. Raga, Lavini fuori dalla finale. In realtà la parabola discendente di Lavini è iniziata da un po' di anni. È già da 2 anni che sicuramente non è più al top di condizione. Pensavo in realtà che potesse ritornarci nella gara di oggi, non ce l'ho fatta. Il bello però è che invece di Lavini abbiamo Claudio Stecchi, che è una bellissima sorpresa. Un ragazzo che ha avuto degli anni in cui non si è più ritrovato sulle quote che prometteva
quando in categorie giovanili saltava già tantissimo e finalmente sta raccogliendo i frutti dei suoi sforzi e lo vedremo in finale insieme a Kendricks, insieme a Duplantis, cioè ci divertiamo insomma. Allora, Stefano chiede come fa a non essere passato Jacobs e ha fatto un tempo d'ora di torto? Il punto è che Jacobs il suo tempo l'ha fatto nella prima fase di qualificazione. Ogni volta che si passa da una fase di qualificazione all'altra si azzera tutto. Cioè, se tu potresti vincere anche col record del mondo le batterie, ma poi se in semifinale fai 11 secondi, quel tempo ti tieni. È come dire, è la stessa cosa che succede ad esempio nelle partite di calcio. Una squadra può dominare i gironi di un campionato del mondo e poi quando arriva ai quarti di finale perdere sonoramente. Più o meno la stessa cosa, si azzera tutto. Ah, ok, perfetto. Era solo un'incomprensione. Ok, allora aspettiamo la misura dell'ultimo salto di Gale, giamaicano, attualmente in testa, ha dei piedi, ha delle molle al posto dei piedi in questo periodo. Ok, Edoardo chiede, peccato per Jacobs, no, dice insomma, peccato per Jacobs perché visti i tempi poteva arrivarci anche lui. Allora, si pensa che Jacobs, siccome è stato fermo per molto tempo dalle gare, per problemini fisici, non abbia quella continuità di rendimento proprio per questo motivo, mentre Filippo è arrivato magari non così brillante, ma con una solidità maggiore e il fatto che sia migliorato dalla batteria alla semifinale fa ben sperare. Non dico che può andare oltre il sesto o quinto posto, non credo proprio che sia una medaglia, però almeno giocarsela in una finale è già una bellissima cosa, già una bellissima cosa. Sì, gli arabi, diciamo che i nostri amici arabi hanno squalificato, beh, sono i giudici, sono internazionali, quell'atleta protagonista di quel gesto di fair play, stramazzato praticamente a terra dopo i 5.000 metri, è stato squalificato perché sorretto dal suo compagno d'avventura. Anche Jacob Ingebrigtsen nei 5.000 metri ha rischiato di uscire fuori perché inizialmente era stato squalificato, fortunatamente perché insomma era entrato dentro il percorso, aveva messo un piede dentro la pista, al di dentro rispetto alla pista. Fortunatamente la Norvegia ha vinto il ricorso. Ah sì, ovviamente la 4% adesso, ora come ora, con un Todd esaltato in finale, un Jacobs che cerca di riscattarsi ed altri due elementi che vedremo nei 200 metri, probabilmente Desalù e Manenti o forse Infantino, molto più probabile, questa 4% potrebbe, cioè si merita la finale e potrebbe anche ottenerla. Non si sa mai, è che l'Italia in molte occasioni è stata sfortunata rispetto a quello che poteva valere. Non nei 100 metri, non stavolta. Siamo agli ultimi salti del lungo. Allora, Edoardo, il caldo, lo stadio è climatizzato, quindi dovrebbero essere 24 gradi dentro lo stadio. Il punto è che quando parliamo di marcia, invece, beh, la notizia è che rispetto a ieri il clima dovrebbe essere leggermente più favorevole. Delle fonti da Doha mi hanno detto che rispetto a ieri il caldo c'è, ma l'umidità è diminuita. Quindi può darsi che lo sforzo non sia così eccessivo, quello di correre, di marciare con questa temperatura. Stefano, i 200 metri non saranno fatti da Torto Jacobs, l'unico che fa 200 metri per l'Italia è Fausto De Salu, l'unico è lui. Eh, non credo che Torto avrebbe potuto farli perché il suo 20,36 del Golden Gala mi pare che il minimo fosse leggermente inferiore e poi comunque ha gareggiato troppo poco e non avrebbe proprio avuto il feeling su questa distanza. Diverso per Jacobs che proprio il 200 metri credo che non l'abbia mai fatti, lui che comunque viene dal salto in lungo, quindi sta allungando la distanza rispetto a una corsa del salto in lungo, sarebbe un altro paio di maniche fare un 200 metri per lui e anche correre la curva, ad esempio. Tutt'altra cosa. Tanto vedo che la connessione qua è stabile, perfetto. Allora, l'ultimo salto di Gale l'ha passato. Siamo quasi in fondo al salto in lungo maschile, quindi ce lo andiamo a vedere a questo punto. Anche Manionga qua non è dato dei risultati, è un po' perso dai commenti. Credo che anche lui abbia passato la misura. E a questo punto siamo alla top 4. E sembra che ora come ora Echevarria rischia proprio di non vincere una gara che per lui era praticamente data per scontata. Echevarria 8,34 in terza posizione.
Aspettiamo e vediamo. Tocca a Magnonga, quindi sì, scusatemi. C'è stata questa inversione rispetto a Wang perché l'ordine di salto venne stabilito dopo i primi tre. Quindi Magnonga è stato scalzato dal cinese, sta cercando di recuperare la quinta posizione. È piuttosto contento della sua prestazione, vediamo la misura. Tanto la Rai sento che chiamano la caporale. Vediamo. Allora, 8,28 per Manionga, addirittura dalla quinta passa alla quarta posizione. Purtroppo la medaglia di bronzo era 6 centimetri più avanti. Niente da fare per la medaglia d'oro, per la medaglia di bronzo. Ne mancano solo 4, Samai, Echevarria, Henderson e Gale. Esatto. Vediamo, io sono curiosissimo di quello che riuscirà a fare Echevarria, che sembrerebbe proprio una beffa se dopo una stagione passata a dominare con misure piuttosto facili per lui sopra gli 8,50 non riuscisse a quantomeno fare quello che si merita, o quello che vale, insomma. Gale l'ho messo veramente alle strette perché 8,69 è una signor misura, ma già Henderson con 8,39 è più arrivabile. Ma siamo ancora a Magnon, a Samai. Allora, Stefano Marcon, il commento Rai, per me è, tranne qualche caso clamoroso, piuttosto positivo. Il rischio c'è di fare l'effetto cacofonia, cioè effetto bar. C'è un sacco di gente, anche competente, ma quando si sovrappone sicuramente non è il massimo. Bragagna, quando è in giornata, è sicuramente molto bravo. Sicuramente può perdersi nei discorsi, ma nella stragrande maggioranza dei casi, quando l'evento è importante, è concentrato sull'azione. È come riempie i tempi, secondo me, che alla lunga può stancare. Qualche volta fa anche, ma ne faceva di più in passato in realtà, degli errori clamorosi, ad esempio appunto iniziando un discorso quando in realtà doveva concentrarsi sull'evento. In questo caso l'evento è il salto di Echeverria, che adesso quindi mi guardo. Ha forzato, ma sembra un nullo, sembra un nullo e quindi al terzo posto Echeverria. Affranto, sta pensando, ma cosa ho fatto? Ho buttato via una gara. Aveva forzato, però francamente non sarebbe stato un salto da medaglia d'oro. Da secondo posto forse, però la riga virtuale del primo posto non l'aveva toccata nemmeno facendo nullo. E quindi guardate cosa è successo. La prima sorpresa è questa, Echevarria medaglia di bronzo, Echevarria medaglia di bronzo. Emanuele, ho 9,69 sugli 80 metri, più forte di me, però io non facevo già la velocità, a quel tempo ero mezzo fondista. Echevarria prende la bandiera, non è per niente contento. Se la mette al collo, non è per niente contento. Allora festeggia la Giamaica nel salto in lungo. Nei 100 metri sarà difficile per la Giamaica ripetersi, abbiamo un Coleman straripante. Però questa inizia a essere una delle prime sorprese dei campionati mondiali, per rispondere alla domanda che mi era stata fatta qualche tempo fa. Sì, c'è tempo per vincere per Echeverria, però quando hai un'occasione che la rifiuti perché sei giovane. Ecco che il secondo Jeff Henderson, sicuro della sua posizione, salta, non è una prestazione che gli migliorerà l'8,39 che lo vede in seconda posizione, ma naturalmente è soddisfatto, era molto lontano il primo posto, per lui l'impresa è stata battere Echevarria. E adesso TJ Guile ad onorare questa competizione. E dopo questa, nei 10 minuti che ci rimangono prima di vedere i 100 metri di Filippo Torto, andiamo a vederci anche i risultati delle altre gare di questa giornata.
Mi sembra che Gail stia già festeggiando. Finisce qui la gara del salto in lungo dunque. Gail, Anderson e Cevarria. Incredibilmente solo terzo. Fate commenti e domande intanto, eh. Mentre vado a vedere questo, intanto, prima gara di giornata, qualificazione del disco maschile, Stall su Dacres e Danny, questi due erano praticamente i favoriti della vigilia. Purtroppo per noi Giovanni Falocci arriva trentesimo con 59,77, quindi continua la maledizione degli italiani del disco che lanciano lontano solamente nelle gare di casa, in questo caso a Latina. Se avesse fatto di nuovo il personale sarebbe stato facilmente qualificato, però solo 59 metri. Poi batterie dei 100 metri femminili. Shelly Fraser Price mette subito le cose in chiaro con 10,80. Erin Thompson non sembra in forma come inizio stagione, solo 11,14, però qualificata con la Q grande. Forte, forte Marie-Giusetta Lu e Dina Smith. La Talù si dimostra essere una donna da campionati perché anche 2 anni fa aveva dimostrato di essere fortissima in occasione di questi eventi. Poi, batteria di 800 metri, come vi dicevo, Amos non ce l'ha fatta a partire per problemi al tendine d'Achille, ed è veramente un problema. Ha spianato un'autostrada per questo atleta qua, che adesso andiamo a vedere, Donovan Brazier, che anche se vedete 12esimo nella summary, cioè nella classifica di tutte le batterie, ha vinto in realtà piuttosto facilmente la sua serie che era la prima e quindi è comodamente in semifinale. Si è qualificato tra gli altri anche il campione uscente, il francese Boss, che più o meno sta simpatico a molti, ed anche a me, ed è uno dei pochi europei forti. Amel Tuca in realtà con 1,45,62, anche lui messo piuttosto bene per la semifinale. Alvaro De Riba. Insomma, abbiamo robe interessanti anche dagli 800 metri. Pausa commenti. Allora, Jacopo chiede, tempo di Torto in finale per te? Io penso che Torto in finale faccia una roba tipo 10,08 e arrivi tipo quinto o sesto. Emanuele dice deve sempre vincere qualcosa la Giamaica. Beh, non è mica come l'Italia, la Giamaica è una signor nazione, è una signora nazione nell'atletica. In realtà anche noi speriamo di trovare robe, di trovare soddisfazione ad esempio nella marcia. E già una finale nei 100 metri in roba, interessante. Complimenti a Gail e Tayabue, finalmente funzia, credo i commenti. Spero che la mia live sia accettabile. È piuttosto stabile il bitrate, almeno questo. Ok, allora io vado veloce perché Tortu c'è tra pochi minuti. Andiamo a vedere le qualificazioni del salto con l'asta. Stecchi, addirittura terzo, ha ottenuto il 5,75 che lo permetteva, era da qualificazione diretta, insomma, e al netto degli errori è addirittura terzo, appunto, insieme a Kendricks e Braz, ma soprattutto Kendricks è il nome importante. Braz è un ottimo personale, però Kendricks quest'anno ha fatto vedere robe più interessanti. C'è il fratello di Lavieni, Valentin. Andiamoci a vedere il summary per avere tutti gli atleti. Abbiamo Duplantis, Olzeppe, appunto Lavieni, Valentin, cioè no, Renault, Lisek, più o meno tutti, tranne appunto Renault Lavieni, hanno rispettato le attese. Ottimo l'ingresso di Stecchi per l'Italia. Come dicevo prima, sta raccogliendo i frutti del lavoro, delle fatiche degli anni scorsi, un po' sofferti. Ok, do un'occhiata ogni tanto anche alla televisione. Abbiamo quindi interessante da vedere i 400 ostacoli semifinali. Warholm ha messo una marcia in più rispetto, non è ancora la sesta, però rispetto ai quarti di finale una marcettina in più ce l'ha messa. 48 e 28. Copeio, anche lui si è svegliato, era stato ripescato nelle batterie, qua fa 48 e 39. Benjamin 48 e 62. Samba conferma di essere il peggiore dei favoriti, se possiamo dire così, perché fa 48 e 72, comunque sia il penultimo tempo, comunque sia alla Q grande, quindi è arrivato nei primi due. E bisogna vedere qua la situazione. Sembrerebbe tra i tre, cioè tra Warholm,
e Benjamin e lui, quello che ha meno possibilità di far bene. Aspettiamo la finale, che sarà domani l'altro. Ok, siamo vicini alla finale dei 100 metri. Queste appunto sono le semifinali di quella gara in cui Tortu, guardate qua, questo atleta ha fatto 10,11 e non è entrato. Questo, Filippo, ce l'ha fatta. Se andiamo a vedere i millesimi, Filippo Tortu fa 10,101, Tresi 10,102 per un millesimo, ragazzi. E non fate come tutti che sbagliano, confondono i centesimi con i millesimi. Qua parliamo veramente di un millesimo. Cioè, un millesimo di secondo, cioè una cosa assurda. Si tratta, convertito in centimetri, credo di mezzo centimetro, una cosa del genere, alla velocità di un centometrista. Rogers, uno dei più solidi, non ce l'ha fatta, e Tortu sì, nemmeno Brown, Gemili, tutti atleti importanti, Sammy Brown, sotto i 10 secondi quest'anno. I giapponesi fuori dalla finale, e Tortu sì. Purtroppo Jacobs non ha fatto la prestazione delle batterie, altrimenti sarebbe stato facile, e avrebbe scalzato Tortu. Vediamo se lo avrebbe fatto. No, in realtà non l'avrebbe fatto, perché se Jacobs avesse battuto Brown, avrebbe avuto la Q grande e quindi Toto sarebbe stato comunque ripescato. Cioè abbiamo cullato la prospettiva di avere sia Jacobs che Torto in finale. Si poteva fare, insomma, si poteva fare. E tra due quello che meno mi aspettavo era proprio Torto. Ok. Allora, Cimarosa, favorito di 100 senza dubbio Coleman. Emanuele da cadetta avevo 2,41,9 sui 1000 metri. Poi Jacopo, a me ha impressionato, si buona di un altro pianeta, ma raga, sicuramente, sicuramente, chissà cos'ha in saccoccia, sicuramente, no, non so cos'è in saccoccia, il record del mondo in finale, cioè è un piano perfetto. Jacopo dice, a me ha impressionato De Grasse, se fosse un buon partente potrebbe davvero far concorrenza a Coleman. Diciamo questo, andiamocela a vedere anzi, il tempo di reazione dei 100 metri, perché qua il tempo di reazione peggiore l'ha avuto Tortu, 0,217, e poi ha recuperato a partire dall'accelerazione e lanciato in poi. Buona accelerazione per Tortu rispetto alla qualifica. De Grasse ha avuto 0,197, non è che fosse così lontano da Tortu in quanto a partenza, ma anche Gatlin è stato piuttosto lento. Forse l'età inizia a farsi sentire? O meglio, la reazione allo sparo, insomma, bisogna avere i riflessi pronti. È che anche lui, cioè lui non scherza proprio, 24 centesimi di tempo di reazione. Insomma, il più lesto è sempre Coleman, come vedete 0,157. Se Tortu migliorasse anche questo, però credo che faccia parte del suo carattere riposato, la cosa di partire con un ritardo superiore rispetto agli altri, guardate il tempo di reazione di Hughes, è un decimo di differenza. Se togliamo un decimo, se Torto avesse avuto il tempo di reazione di Hughes, sarebbe stato già 10,01. Ed anzi, siccome si arrotonda sempre al millesimo superiore, se avesse avuto 0,113 di tempo di reazione, Torto avrebbe fatto senza dubbio 10 netti. Quando pensi a queste cose, è stato il peggior tempo di reazione di questa batteria. Dal canto suo Jacobs ha avuto 0,180, nella media non eccessivamente buono, però il problema di Jacobs è stato appunto il fatto di essere non fluido in tutta la gara. Sì, Giacomo, finale tra 5 minuti. Dai, 2,56, se sei primo anno può migliorare, se sei secondo, non ti preoccupare, a me i tempi da cadetto non hanno influito per niente sulle mie prestazioni d'assoluto. Forse sarebbe stato meglio andare più piano da cadetto, c'ho molti più casi di gente che andava piano da cadetto e poi forte d'assoluto. Intanto in televisione fanno vedere Stecchi qualificato di qualche tempo fa. Allora, Tortu, più passano le gare,
più sono convinto farà una carriera molto simile alle Metre. In realtà, Vinicio, io credo anche che Tortu, rispetto alle Metre, ha avuto un'esplosione più prorompente. Quando le Metre hanno iniziato ad andare forte, ha subito migliorato i suoi tempi, non ha avuto una battuta di semi-arresto come ha avuto Tortu in quella stagione. Cioè, Tortu sembra quasi che cresca più piano rispetto alle Metre, quindi in prospettiva potrebbe essere più solido ed andare più a forte più a lungo. Cioè, Lemaitre ha avuto una parabola piuttosto breve, ora vediamo se tornerà in auge, comunque sia, ha avuto 3 o 4 anni al top. Per Torto ho come l'impressione che riuscirà ad essere un velocista di livello ancora a lungo, almeno fino ai 30. Ho questa impressione qua. Anche perché è uno che punta sul lanciato, e il lanciato si può curare, insomma, la reattività in partenza non è il suo punto forte. E uno sicuramente è più logorato se punta tutto su quello. Ragazzi, ci siamo. Ci siamo quasi, fanno vedere robe, intanto per stemperare la tensione. Un attimo un'occhiata ai 800 donne. Nakai, Rogers, Nayondo, Sum. Più o meno i nomi sono quelli. Vediamo se c'è qualche atleta che si è persa. No, più o meno le favorite sono avanzate. Ok. Quindi sposto un po'. E un attimo solo. Babbo, mi prendi Tortu? Mi prendi Tortu? Ci mettiamo Tortu qua dietro. Nella finale del martello, dicevo, Diana Price in testa come ci si aspettava, Fyodorov un ottimo personale seconda posizione. Non questo, l'altro. Ce n'è un altro. E poi si diceva purtroppo nella 4x400 mista l'Italia è la prima a non passare con 3:16,52 e guarda caso gli Stati Uniti si sono svegliati proprio in occasione di questi campionati col miglior tempo, come pensavo. Come dicevo prima, meglio che il Re non abbia corso, ha già tante gare a disposizione. Eccolo qua. Che professionalità, ragazzi. No, in realtà dovremmo stringere un po' di più. Tanto giochi di luce. Facciamo un minimo di... Intanto spazio a commenti, ragazzi. Scrivete, scrivete, cosa pensate? E non posso farti vedere la gara perché non sono un freebooter, mi dispiace. Al 3-2. Avete Rai Sport HD in questa occasione a disposizione, la televisione? Ah, che bello, mi sono rotto questo. Ne prendiamo un altro. Ragazzi, l'ultima volta che ho provato a far vedere una gara in live, poi YouTube si è lamentata. E dopo 3 avvertimenti ti silenziano il canale. Filippo Tortu. Spazio ai pronostici. Questa è la start list. Cosa pensate? Io ripeto, 10,07, 10,08 e sesto posto. Quello che penso. Con lui c'è, Toto sarà in seconda corsia, accanto ci sarà Gatlin, poi Coleman, Simbine, De Grasse, Hughes, Blake e Brown. Tortu ha già gareggiato contro tutti questi nelle varie gare di Diamond League di quest'anno. Hughes è una vecchia conoscenza, è quello che gli ha tolto la medaglia
la prospettiva di medaglia l'anno scorso agli europei. Europei arrivò quinto torto, però nemmeno si è buttato sul traguardo in quell'occasione. Sale la tensione, stanno presentando gli atleti con giochi di luci. Adesso lo stadio è completamente buio. Ci sono degli effetti tipo elettrocardiogramma sullo stadio, sulla pista, e rappresenta bene la tensione che sale. Ora si illumina di nuovo. Hanno fatto molto nel ramo della promozione dell'atletica. Se avete visto ci sono le telecamere sui blocchi e si vedono gli atleti dal basso già seduti sui blocchi, già predisposti sui blocchi, e questa immagine, almeno a me, fa salire moltissimo l'adrenalina. Già Vito, De Grasse farà bene, poi sarà magari la volta buona che partirà con, eccoli, partirà con tempo di reazione migliore. Mi fermo un po' prima perché ci sarà un minimo di differenza tra quando parlo io e quando sentite. Eccoci. Partiti, non ci sono anni tolto in partenza, sta andando molto bene Coleman, seguito da Gatlin. Un'altra dimensione, Gatlin secondo e Torto non arriva per niente, ultimo, forse quinto o sesto. Coleman un'altra dimensione rispetto agli avversari. E guardiamo il tempo di Coleman perché sarà importante per capire quello che potrà fare Tortu. C'è spazio per andare almeno intorno a 10 secondi per Tortu. C'è spazio. 9,90 di Grass terzo, Gatlin secondo in 9,89. Aspettiamo perché qua viene sotto 10, No. Aspettiamo. Sotto 10 no. Aspettiamo, Simbini 9,93. 10,07. No, 10,07, settimo. Mi sono emozionato troppo. Vediamo che con la ragione avevo previsto un tempo simile a quello che è venuto fuori, però forse qua la tensione è un po', ha un po' voluto dire. Ha battuto Aaron Brown, non è arrivato ultimo, ha fatto 10,07, che è il miglior tempo in stagione con vento regolare, e per una volta ha avuto una reazione di 0,158 che è accettabile. Un piccolo appunto è che se avesse avuto questa reazione in semifinale già avrebbe fatto questo tempo. Però non ci possiamo chiedere di più. Insomma, il suo valore adesso è intorno a quei tempi là. Deve buttare giù ancora qualche centesimo per arrivare intorno ai 10 secondi come già aveva fatto l'anno scorso. Però ragazzi, abbiamo un atleta, un italiano settimo al mondo sui 100 metri, come non succedeva dal 1987, dall'anno di Pavone. Di Pavoni. Coleman 9,76, finalmente i 100 metri ritornano ad un livello che gli spettavano, nel senso che negli ultimi anni c'è stato un minimo di flessione su questa gara, siamo tornati sotto i 9,80, un livello pre-Bolters, considerato che Powell già faceva 9,73. Perlomeno è stato in gara fino ai 60 metri. Sì, qua insomma Totti è stato in gara per molto, non ha recuperato nel lanciato purtroppo, come ci potevamo aspettare, però insomma gli altri hanno pestato, hanno minato molto. Ora stiamo a rivedere i replay. Diciamo, in partenza sicuramente ha perso in fase di accelerazione, come al suo solito rispetto agli atleti che sono più efficaci in questa prima parte di gara, e poi dicevo nel lanciato purtroppo non ha fatto meglio del settimo posto. La prospettiva mi ha un po' ingannato, pensavo fosse più vicino a De Grasse e Simbine che comunque hanno fatto dei temponi. De Grasse appunto ha fatto quello che pensavo, tempo di reazione molto basso rispetto alle semifinali e un ottimo recupero, ma Coleman era già scappato via e Gatlin è riuscito a mantenersi, rimanere in seconda posizione rispetto all'anno scorso, a 2 anni fa, rispetto all'ora del 2017. Comunque siamo
con tempi inferiori anche per quanto riguarda Gatlin rispetto a quelli che gli hanno permesso di diventare campione del mondo. Si invertono le posizioni. 9 anni fa era primo Gatlin, secondo Coleman e terzo, vi ricordate, all'ultima apparizione in gara Bolt. Quest'anno primo Coleman e secondo Gatlin. E poi appunto Canada sul podio, Sudafrica, Giamaica, Blake 9,97 e per lui non è male con tutto quello che ha passato. Sono lontani i tempi del 9,69. Hughes per la Gran Bretagna e Tortu che è secondo degli europei. Secondo degli europei. E terzo Aaron Brown. 2 americani, 2 canadesi e poi altre nazioni. Non è la Giamaica ad aver dominato. Ok, sono emozionato. Non male. A Tokyo la rivincita sub 10. Sì, ma deve essere più costante in stagione, deve costruire durante tutta la stagione, non può pensare di arrivare a un mondiale e poi fare miracoli. Ha fatto un miracolo adesso, perché una finale non me l'aspettavo proprio. E ha lottato alla pari, ha lottato ad armi pari rispetto ai suoi avversari. Ha perso un po' sul finale e gli altri sono andati più forte e secondo me Torto ha fatto una gara più o meno fotocopia rispetto alla semifinale, considerato che appunto col tempo di reazione che ha avuto avrebbe fatto 10 e 11, cioè avrebbe fatto questo tempo qua al centesimo, forse leggermente meglio anche in semifinale, cioè la differenza è stata nel tempo di reazione. E questa era l'ultima gara della giornata, abbiamo ancora 10 minuti per discuterne. È una giornata che ha ribaltato le sorti dell'Italia, che erano state molto deludenti nella prima, con tante eliminazioni. Gli unici ad andare avanti erano stati appunto solo Jacobs e Tortu. Vedo che Tortu in questo momento sta parlando col fratello e c'è anche... Sì, si sta complimentando. Quello con la maglia bianca credo sia fratello di Tortu, devo controllare meglio. Esatto. E la donna dovrebbe essere Chiara Signorotto. Chiara Signorotto di Sprint News. C'è un sacco di... addirittura la bambina. Fate toccare la bambina a Tortu perché porta bene. Cos'è? Il Papa. Esatto. Pensavo a una cosa del genere, pensavo all'effetto Papa. C'è la security che un po' protesta comunque. La sua mamma. La sua mamma, sì. Sì, c'è la madre con Tortu. Ragazzi, fate commenti se volete, Questa chat è libera. Ditemi se vi aspettavate qualcosa di meglio, qualcosa di peggio, siete contenti o meno, se Jacobs poteva essere lì a giocarsela, che tempo avrebbe potuto fare. Ha fatto comunque, tra parentesi, lo stesso tempo di Jacobs in batteria. Matteo, in realtà era quasi scontato che sarebbe arrivato settimo ottavo, sì, o al massimo sesto. Ma dopo tutto, bellissimo risultato dato l'inizio e l'infortunio. Questa gara ribalta la stagione di Tortu, da deludente passa a stagione comunque positiva, sicuramente positiva. Comunque sia, ha raggiunto un obiettivo che mancava all'Italia da 22 anni, la finale in un campionato del mondo dei 100 metri. Tra poco verrà anche intervistato, sentiamo cosa dice. Sta lì a vagare per il campo. A piedi scalzi. Gatlin eterno. Quanti anni ha? 37? No, sì. Mr. Gatlin, classe 82, 38 anni. Li ha fatti anche a febbraio. 37 anni, scusami, li ha fatti anche a febbraio. Allora, Lewartoff, per la 4% io penso che la finale sia l'obbligo. La finale sia l'obbligo e che al netto dei errori degli avversari potrebbe arrivare addirittura un posto tra le prime 5. Anche se i giapponesi sono fortissimi quest'anno, altre nazionali come quelle africane sono le africane veloci, insomma, la costa est, la costa ovest, sono un po' in fase calante.
l'America è una certezza, la Giamaica è meno forte rispetto agli anni scorsi, molto meno forte rispetto agli anni scorsi, ma dovrebbe essere comunque davanti all'Italia. Io penso a un quinto posto. Mattia dice comunque bene a prescindere, la presenza finale è tanta roba, esatto. Linford Christie. Gatrin è il Linford Christie di questi anni. Oppure allora, beh, abbiamo casi di longevità, abbiamo, anche se non è così forte, ha comunque una medaglia di bronzo mondiale l'ha già vinta. Parliamo dell'atleta di St. Kitts e Nevis. Ora mi viene un vuoto di memoria, adesso guardiamo. Kim Collins, che ha smesso di correre a 40 anni suonati. Vi faccio vedere perché eravamo in un'altra, non avevo la modalità reaction, i risultati live dei 100 metri. Eccoli qua. Dove sei? Questo è un 10.000. Questi risultati, world leading, personal best, season best, eccetera. Allora, grande torto, dice Riccardo, a mio parere ha fatto un miracolo in semifinale. Ha avuto fortuna, una fortuna incredibile. Cioè, la fortuna aiuta ad darci, intendiamoci. Però un millesimo è un centimetro circa, come dicevo prima, per la velocità di un certo metrista. Un millesimo di secondo. E in batteria, nonostante cioè, non fosse, diciamo così, brillante, come ci potevamo aspettare, lo è stato appunto in semifinale e in finale, è passato con uno degli ultimi tempi. Ed è arrivato in finale, appunto. Tarda ad arrivare l'intervista di Tortu. Allora, sì, di longevità, naturalmente. Dicevo, Collins è un altro caso simile per quanto riguarda la velocità. Al femminile Marlene Ottey, ne sa qualcosa Stefano Tilli. E poi, in generale, comunque, un velocista dovrebbe essere suonato già intorno ai 33-34 anni. Questi sono casi eccezionali. C'è De Grassi con la sua bambina. Io vado avanti per altri 5 minuti se volete parlare. Allora, Lewartoff dice: se ripensiamo all'occasione persa al ritirino finale dei mondiali staffetta, possiamo giocarsi le nostre chance anche l'anno prossimo. Sì, già, raga. Ecco l'intervista di Torto. Scherza ed è positivo. Vuol dire che ha il giusto mood. Un piccolo appunto con tutto quello che ha vissuto in termini di promozione, di eventi, sicuramente è migliorato molto nell'espressione. Ed uno dei più efficaci nelle interviste, e insomma con tutto appunto quello che è passato. Sì. Un'intervista molto posata, discorsi saggi, possiamo dire, per uno della sua età. Ciao Diego. Allora, 10.02.003 dice Martons era nelle sue corde. Certo, certo.
conferma che non è un drago in tempo di reazione. Positivamente sorpreso ad aver battuto gli avversari che gli avevano dato le bucce, per così dire, durante la stagione, ma nell'occasione importante era lui. È stato lui a dargliele, è stato lui ad essere davanti ed andare in finale. Mi fa concorrenza in termini di parole, discorsi, non finisce più questa intervista. Adesso parla della staffetta 4%. Un pensiero anche a Jacobs. Sì, Edoardo, speriamo che sia più continuo. Quest'anno ha fatto molte più gare dell'anno scorso, eh. Deve abituarsi. Ottimo, ottimo allora. Intanto vedo che il wifi inizia a fare leggere bizze, segno che si sta avvicinando la fine di questa live. Ringrazio la famiglia e lo staff. Beh, questo è segno che al di fuori dell'apparenza comunque c'è stata sostanza sotto traccia, insomma, nella preparazione di torto. Sempre molto istituzionale nel ringraziare la federazione e la maglia che indossa, ma ci sta. Grazie, raga. Raga bello, cioè anche raga, ragazzi in generale. Parla della fiducia, che secondo me è un fattore molto importante rispetto alle gare scorse. Sicuramente Torto ha avuto un atteggiamento simile all'anno scorso, un atteggiamento più tranquillo e posato, come è nel suo carattere, meno teso e ha reso di più. È finita questa lunghissima intervista e a questo punto, se avete le ultime cartucce da sparare anche voi, tra poco chiudiamo anche questa live. Quindi vi do un minuto per parlare, eventuali commenti o domande o precisazioni. Poi vi ricordo, fa le bizze la live, quindi stiamo quasi in fondo. Il bitrate sta ballando molto. Per caso stai utilizzando il telefono? Ecco, grazie. Cioè, qua mi marciano contro. Edoardo, vedrò anche la marcia, però non la vedrò con voi, altrimenti qua ci si sverna. E comunque l'idea è quella di fare un video al giorno di presentazione e stiamo già facendo tanto per questi mondiali e quindi meglio di no. Comunque vi invito a vederla la marcia. Vi invito a vederla la marcia. Benissimo, sulla presentazione di questa gara. A questo punto, grazie per avermi seguito durante questa emozionantissima ora, un'ora in cui abbiamo visto la finale del lungo e dei 10.000 metri femminili, ma soprattutto quella dei 100 metri maschili con Filippo Tortu. Ci vediamo domani, perché anche domani saremo in live a commentare i mondiali. Se mi dai il foglio blu che c'è lì, guardo a che ore domani saremo in live. Cos'è?
Domani siamo in live dalle 21:30 alle 22:30, un po' più tardi di oggi perché ci saranno la 4x400 mista finale, i 100 metri donne, il salto triplo uomini, e se andiamo un po' più avanti vedremo anche la 20 km di marcia maschile, vediamo. Quindi un'altra giornata di sport e di atletica. Ragazzi, grazie per avermi seguito. Ciao atleti, io sono il Mezzofondiere, ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara.